Inizia il viaggio di Patrizia oggi. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Ehm, Mi si presenta dentro a una macchina. La sua macchina, però sembra una macchina che ha un po' vecchia, un modello di una cinquantina d'anni fa, più o meno. Infatti è tutto così. Lei dentro a questa macchina non c'è neanche un vetro nella macchina, però la cosa strana è che lei pensa di guidare, ma in realtà è tenuta sollevata da un braccio di drago. Un drago che non si vede perché è sottostante alla strada e viene fuori solo il drago e che tiene la macchina di Patrizia con Patrizia dentro, quindi lei pensa di guidare, ma in realtà il drago la sposta, la tiene come vuole. La marionetta, Mm, come i pupazzi che sono un guanto alla fine. sì, esatto, sì. Mm, 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 Ti dà mm. l'autorizzazione Patrizia? Sì, mi dà autorizzazione suonando il clacson. Ok. E non lo faccio mai, ma faccio i complimenti a Patrizia, che oggi è riuscita a decidersi a fare la sua sessione. Molte persone ultimamente mi scrivono, mi commentano i video, una addirittura da 2 anni, e non si decide a fare niente per la sua vita. Una di queste non è Patrizia, perché Patrizia oggi dice no al drago e a tutto il Mhm. resto. Te lo dà quindi l'autorizzazione. Sì, 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 assolutamente. Ci vuole dare l'autorizzazione con una frase. Mostrami come scendere Da dove? dalla, dalla mano del drago. E se non fosse solo il drago? Scendere. Da tutto. Allora, sì, da tutto, nel senso che lei dice qua c'è il drago, probabilmente c'è altro che adesso non vedo, scendo dal drago e poi esco da tutto il resto. Ok. Ma lei vuole scendere dal drago, ma ha paura del drago? No, no, se lei riuscisse con un coltello, ha tipo un coltello da cioè normale, no? Quelli con cui si taglia la carne, così. E ogni tanto prova a dare delle coltellate al braccio del drago, ma non ci arriva. Non ha paura del drago. Va bene. Fermi la macchina. Scende, si arrampica lungo il braccio del drago. Lo fa? Sì, e intanto gli dà le coltellate mentre scende. Ok. Va a vedere come sono i suoi denti. Si infila nella bocca. Poi si infila dentro l'esofago, va a vedere come è fatta la pancia. Inizia a dare coltellate fino a vedere come è dentro. Quello che succede è che appena entra nella bocca, vede che non c'è più nulla. Cioè, non c'è più niente. No. Mm. Allora, allora, appena entra nella bocca, vede che tutto il contorno del drago è trasparente ed è fatto di lettere e numeri, mi fa vedere, no? Mm, Che il contorno è fatto è un contorno più spesso e è una sequenza di lettere e numeri. E se lei prova ad andare nell'esofago, tutto si dissolve e il drago non c'è più.
Quindi potrebbe uscire dal drago e ritornare nella sua macchinetta. Sì, che nel frattempo è caduta. È Non è più arrivata a solida. terra. Quindi il drago di fatto non è più esistente. No. Quindi non serve il coltello per il drago, serve l'informazione. Mhm. Come la vedi, Patrizia? Contenta? Sì, adesso Conte dice, oh, adesso andiamo a vedere le altre. È salita in macchina, l'ha accesa e mi guarda. Come per Andiamo. dire, andiamo? Dal tubo di scappamento della sua macchina esce il nome del progetto di Patrizia. Fuori strada. Inteso in due modi. Potrebbe essere mm, fuori strada e mi fa vedere proprio che dal tubo di scappamento, mentre esce una nuvola. Ok, si crea tipo una vignetta, tipo quella dei fumetti, ok? Che è divisa in due e da una parte mi fa vedere proprio un fuoristrada, una macchina fuoristrada, ok? Che potrebbe essere l'opzione, diciamo, più costruttiva per lei, che potrebbe prendere, ehm, perché col fuoristrada può andare anche tranquillamente nei posti più nascosti, arrivare anche nei posti un po' più no, difficili. E invece dall'altra parte c'è fuori strada, nel senso che è persa, va in una strada che non è quella della sua direzione. Quindi Esatto. fa proprio vedere che potrebbe utilizzare il suo progetto anche in maniera costruttiva, con la consapevolezza, ecco. Andiamo con la sua macchinetta nel 2013. Ha la borsa piena di soldi perché sta andando a pagare le spese di un viaggio che farà tra poco. È lungo una strada, vede delle more, si ferma, le raccoglie e mangia. Poi va un po' in confusione, si ricorda un uomo che è passato con un cane, il rumore delle macchine, sale in macchina, guida e solo dopo alcuni chilometri si accorge che la borsa che era sul sedile non c'è più. Furto. Allora, c'è questa interferenza. Allora, vedo la scena, no, dall'alto e vedo lei ferma appunto vicino alla strada che è intenta a raccogliere le more e arriva questa interferenza che diciamo è quasi senza corpo, ok? Ha solo tipo dalle braccia in su, in questa maniera. Eh, Potrei dirti che è un toro con la faccia un po' umanoide. Ehm, è come se mandasse, è come se prendesse questo uomo col cane, no? E Mhm. iniziasse a utilizzarlo, a muoverlo. Quindi l'uomo passa, arriva l'interferenza, prende l'uomo e lo fa tornare indietro. E nell'ambiente manda come un'energia, come un fascio di energia che fa sì che Patrizia rimanga in una sorta di mm, trance, ecco, ok? Che quindi poi va dove deve andare, ma è come se eh, fosse un po' stordita, quasi come se ci andasse in ipnosi, ipnotizzata fino al posto dove deve arrivare, quasi senza coscienza. Mm. E questa interferenza la vedo legata a qualcosa riguardo alla sua famiglia, come se ci fosse una cosa che si ripete Ah. nella famiglia. Ah,
L'ha legata a lei che aveva tipo 4 anni, 4 o 5, e vedo sua mamma e suo papà e mi fa vedere come se loro dovessero. Vedo uno spostamento di soldi tra le mani dei suoi genitori e un'altra persona, ok? Però poi c'è tipo un litigio, non vanno d'accordo, non lo so, c'è qualcosa che non funziona. Loro dovevano dare dei soldi e ne hanno dati meno o. Aspetta, Vabbè, lì o ne hanno dati meno o hanno dato quasi come se avessero dato dei soldi falsi, non lo so, vedo una cosa così. Comunque, dietro ai suoi genitori c'è la stessa interferenza, questa è la cosa fondamentale. È come se ci fosse questo aggancio riguardo ai soldi contanti, mi fa vedere anche là, quindi non lo so adesso se lei sa qualcosa. Comunque l'interferenza che lei aveva era proprio a livello economico. Quindi degli eventi molto forti che si portano da lì e vanno avanti nei figli, anche suo fratello che non c'è più, ma anche su sua sorella. Vedo che in questi anni, da quegli anni lì in poi, ci sono degli eventi che sono stati caratterizzati dal movimento repentino strano di soldi. Entità eteriche. Allora c'è quel drago di prima, c'è questo toro. C'è un falconiforme, però ha tipo il becco un po' più da tucano, ecco, da tucano, però è un falconiforme. Ci sono 2 uomini del tempo. E poi dal secondo universo c'è una mano che secondo me potrebbe essere. Allora, sì, no, se vado a vedere il secondo universo, ok, c'è questo demone che ha un po' l'aspetto di Moloch, però è tutto azzurro, ok? E ha questa mano che cerca di entrare nel primo universo ed è tutta azzurra con gli artigli e tiene in mano una spada che ha intorno un serpente. Quindi secondo universo. Sì. Mentali. Scambio di parole è la prima, entità di livello 3. Allora, quando lei è in una situazione nuova, mi fa vedere come se in una situazione, in una conversazione dove o non conosce l'argomento o non conosce le persone, ok? Ehm, I suoi pensieri vengono fatti entrare in questa specie di centrifuga, ok? E le parole vengono mischiate e lei riesce a trovare parole molto separate una dall'altra, un po' a caso. Ok, quindi confusione di parole. La Quindi seconda? Mm-hmm. Sì, quando lei parla deve concentrarsi a trovare le parole che possano formare un discorso che abbia senso, no? Anche per lei. Ok, la seconda è ehm, la potrei chiamare, non so come dire, te la descrivo. C'è lei al centro e questa entità mentale che è tipo un semicerchio, ok, davanti a lei, che, con 5 spade che puntano verso Patrizia e la tengono ferma lì.
Queste 5 spade rappresentano la sua famiglia. Quindi la cosa che è questa entità mentale è che le fa sentire proprio la distanza, ok? La distanza delle spade dalla famiglia, quindi se lei cerca di avvicinarsi viene trafitta, ok? E quindi l'immobilità. La chiamiamo 5 spade. Sì, va bene, sì, sì. Che livello? 5. Come le spade. Mm. Poi? E poi ce n'è una di livello 7. Mm. Questa di livello 7, allora è una, direi, spirale di sintomi, spirale corporea, meglio, preferisco, perché è proprio è come se ci fosse una corda, ok? Questa entità mentale fa sì che lei sia avvolta da una corda, quindi tutto il suo corpo è avvolto a spirale da una corda. E fa sì che Abbia un sacco di problemi sì, fisici. abbia un sacco di problemi fisici proprio ogni volta che fa un'azione verso l'esterno, quindi Cioè, sempre. Tutte le volte che lei agisce nella vita, mette in moto un'attivazione fisica. Quindi magari ci sono dei sintomi brevi oppure ci sono dei sintomi cronici. Mm. ok, impianti. Nei pianti direi questa corda assolutamente, che la avvolge a spirale proprio. E poi la vedevo già prima, c'è una sorta di spillo un po' largo, cioè come se fosse uno spillo per giganti, Mm. che è perfettamente infilato all'interno della sua colonna vertebrale. Questo è un impianto mentale perché si collega a una sfera, quindi diciamo la capocchia dello spillo è all'interno della testa, ok? E viene attivato dalle entità mentali. Poi? E poi su tutte le unghie dei piedi, quindi su tutte le 10 unghie dei piedi, ha come dei microchip circolari. Mm. Che Eterici, ovviamente. sì, sì, eterici, che sono proprio quelli utilizzati dalle entità eteriche, principalmente dal drago. E, lo vedo collegato molto al senso del muoversi, quindi è come se fosse l'entità principale, tra virgolette, che ha dato il nome al suo progetto, quindi fuori strada, è molto collegato al suo muoversi, ok? O autonomamente o con dei mezzi, che possono essere macchina, bicicletta, quindi è molto riguardo a quello. È come se con i suoi piedi attraverso i suoi piedi il drago la possa dirigere a seconda di quello, diciamo, del posto dove la vuole mandare. Basta. Cinema. Il ladro. È spaventato. Dice, è spaventato, ha paura di essere beccato. Mm. Con quei soldi che rubò, che cosa si è comprato? Infamia e sventura? Sì, sì,
Allora, vedo un telefono e poi vedo, penso sia droga, non lo so, vedo dei sacchettini. Non ha Ma preso niente di... esattamente con quei soldi ha ottenuto qualcosa che gli ha portato bene o no? No, no, no. No, allora, dalla mia visione in eterico vedo un telefono che secondo me è usato o rubato e dei sacchettini, penso sia droga. Viene nel cinema? Si viene, ma preferisce stare contro il muro in fondo. È Allora, lo molto facciamo spaventato. uscire e facciamo un cinema eccezionale oggi di ladri, dove non ci si può esimere. Il ladro ha preso qualche cosa a qualcuno, ha preso del tempo e dell'energia, trasformati in denaro e averi. Quindi ha interferito, è Mhm. interferente, è obbligato a presentarsi. Tutti i ladri della storia, di tutti i tempi, di tutti i paesi, sono obbligati a presentarsi in questo cinema, diviso in due, vivi e disincarnati. Mhm. Nel, nella parte vivi ci sono le Rom della metropolitana di Milano. Sì, sì. Mm. Sì, 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 sono tutti. Queste signore cosiddette che interferenze hanno attaccate. Allora, secondo universo allora, è come se dietro ci fosse, per ognuna di queste ci fosse come il corpo di un ragno. È come se diciamo, la signora, una qualsiasi signora Rom sia la testa del ragno, ok? Mhm. E dietro ci sia attaccato tutto il corpo con le zampe Mhm. dal secondo universo. Ecco, cosa fanno le Rom quando chiedendo l'elemosina non ottengono nulla? Mandano. Mm. Cosa mandano? Ecco, guarda, proprio in eterico è come se mandassero una ragnatela di energia nera. In eterico ricoprono la persona di questa ragnatela di energia nera. Ok, quindi si può rispondere anche a voce alta a queste Rom, nego il consenso. Sì. Mm. Sì, sì, infatti. Hanno PS queste Rom? Allora, dipende dalla fase della vita. È come se ci fosse una fase, come se fosse un'iniziazione dove loro da un tot anni a tot fanno questo, fanno questa azione. Ok, quindi prima hanno la PS, man mano che crescono, ok, con quella cultura lì, iniziano a essere interferite. Lì io direi che la PS c'è, ma è molto silente, viene proprio sovrastata da questa energia. Ok, e poi è come se diventassero, ehm, come posso chiamarle, le regine di quel clan. Ok? E quindi è come se passassero sopra un trono in eterico, è come se si stessero sopra un trono, ma di PS ormai lì non ce n'è più. Gli uomini invece il meccanismo è più o meno lo stesso, ma agiscono più come se fosse più un crimine organizzato, quindi magari vanno più verso
vedo macchine, vedo proprio un traffico di macchine o cose così. Bene, quanti sono nel cinema dei vivi ladri? Tra i 150 milioni? Morti? Oddio, Tanti. tantissimi. Cinema normale. Mamma, sorella, colleghi, chi vuole lei, amiche, amici. Allora, entrano due donne e un uomo in maniera molto neutra, curiosa. Sono suoi amici. Forse una è anche collega, però sono amici. Entrano in maniera molto neutra. Hanno accolto l'invito di Patrizia. Ecco. La mamma è in fondo, fa finta di niente, no? Si guarda la gonna. Sì, è tutta così come per dire, vabbè, adesso cosa vuole questo da me? Non deve venire se non vuole venire. Allora viene, ma è come se avesse un secondo fine. Viene sperando di ottenere qualcosa. Pensa che Patrizia l'abbia chiamata per darle qualcosa. Patrizia ride. Mm. Chi è questo Ico? Da dove viene? Dai Rom. Dei Rom. Mm. Andiamo lì. Vado io lì con le mie manine perché sono curioso. Mhm. Andiamo dal capo dei Rom. Mhm. Si presenta con mano mitra. È un uomo? Sì. Non è una donna? Cioè, no, davanti si schierano gli uomini, in mezzo c'è il capo di quelli che si schierano. Va bene. La visione è molto rapida e veloce ed Mm. eterica. Se noi andiamo dall'alto, Ma dall'alto non serve. Così con la mano e se ne vanno tutti. Arriva lui e la moglie. Il capo, il re e la regina di mm, Roma. mhm, Hai presente come è fatta una supposta? Bene, mm, immaginala mhm, alta 2 metri, del mm, diametro di 1 metro. Questa punta da, no, come da ogiva. mhm, sì, sì. Scegliamo un colore per lui. Mhm, Io lo prendo con le mani e lo infilzo fino in fondo. Poi prendo lei, sempre dall'orifizio, e la infilzo. Dentro questi due suppostoni c'è l'essenza pura dell'ad eternum e il ringraziamento di tutti i derubati. Loro sono connessi hai tutti i rom. abbassato? Sì, esatto, ma si vede proprio, eh. Sono proprio loro in questo momento i capi, ma direi quasi a livello mondiale, potrei dirti a livello mondiale. Ehm, e sono, mm, allora, in questo momento stanno soffrendo molto, stanno cercando di contrastare l'energia che non riescono, ovviamente, e si è abbassata, ma tantissimo, in percentuale si è abbassata tantissimo la forza di tutti i ROM mondiali. Proprio quell'energia lì è proprio, si è indebolita tantissimo in questo momento. Beh, questa è una condizione perenne da adesso in poi, supposta dad eternum a tutti i rom che eh, delinquono.
rubano all'interno di un gioco l'energia degli altri. E sai cosa mi è arrivato ora? Mhm. A me è successo un incidente simile a quello di Patrizia tanti anni fa ed è stato fatto da Rom, perché la zona lì è sempre quella. E quindi non li hai chiamati per caso, nel senso, volevo, volevo precisarlo perché tu ti sei collegato, ecco, a quello che era successo a me, che è uguale a quello di Patrizia. Ok. Bene, questa condizione ha alla base la verità. Ad eternum è Mm, verità. Non si combatte contro la verità, quello è. infatti non possono far Quindi è nulla. solo energia. Se non sei d'accordo con quell'energia, sei nel marcio. Mm, Fatti tuoi. Non volevano qualcosa di buono da rubare? Bene, glielo stiamo regalando. mm. Non gli va bene? Ah, peccato. Bene, belli intubati da dietro, cosa fanno? Il re e la regina. Adesso sono immobilizzati, non Bene, possono fare niente. pigliatevelo nel culo. Ok. Mamma, allora, dentro o fuori? Qua non si prende nessuna eredità della figlia, che poi sarebbe anche il contrario al massimo, non si ottiene nulla, si impara a guardarsi dentro o fuori. No, se ne va. Sorella, È molto, la vedo molto intenzionata proprio la vedo intenzionata a prendere qualcosa che la sorella le può insegnare per sé. È un po' timorosa che quello che vedrà potrebbe metterla un po' in crisi, ma mh, prevale di più il voler imparare, dice. Mm. portale aureo, padre e fratello. Allora, c'è il fratello che sta cercando di trascinare via il padre lontano da... C'è questa... Ci sono due donne disincarnate e un uomo che creano una spirale bianca energetica, ok? Ah, Che cerca di risucchiare il padre e il fratello cerca di tirarlo fuori da lì. andiamo avanti. Mhm. Quindi sono bloccati in questa situazione qua. Allora, Beh, sentiamo il fratello cosa ha da dire. A sua sorella Patrizia. ero, dice, mi sentivo troppo sicuro di me e ho perso il controllo. Lo vuole dire perché è successo così nell'incidente, ma era così nella vita. E lo vuole dire a lei perché mi dice che è come se una volta, come se loro si scontravano un po' perché lui mm, si atteggiava un po' così, mi dice, ma era semplicemente perché era la sua insicurezza che gli faceva fare più di quello che era in grado di fare. E quindi voleva Cioè, scusarsi. non
No, sì, però non rispettava molto i canoni, i protocolli di sicurezza sul lavoro, perché cose così. Sì, esatto, cioè lui, esatto, così, esatto. Quindi tutta la vita è stato così e infatti sul lavoro poi ha fatto quella fine lì. Ha azzardato, no? Pensando di poterlo fare. Lui pensava che lui lo poteva fare, solo lui, no? E quindi questo ha fatto sì che lui morisse, ma questo lo voleva dire perché tutta la vita l'ha vissuto così. Cosa fa il padre? Sono sempre stato indeciso di me stesso, mi sono sempre fatto sballottolare qua e là, soprattutto dalle donne. Non sono riuscita a uscire. Quando mi sono accorto ormai era troppo tardi, non sono riuscita a uscire dalla situazione, da questo turbinio di risucchio. Ho promesso delle cose che poi non mi sono accorto non era giusto mantenere e sono finito così. Cosa vuole dire a Patrizia? Dimmi. Sì, lo vedo che è morto perché è stato risucchiato da queste energie. Ma quali energie? Chi sono questi qua che lo risucchiano? È la donna con cui viveva, ma anche le sue ex, quindi anche la mamma di Patrizia. E poi eh, c'era quest'uomo lì dove viveva lui, c'era la donna, la sua donna, che però era legata anche a quest'uomo, quindi è come se l'avessero un po', mi viene da dire, l'hanno intortato e usato. L'hanno intortato su e usato. Vabbè, non ne sappiamo molto, ma Patrizia più o meno ha capito, mi sembra, Mm. qualcosa. Va bene, li invitiamo ad andare nel portale Aureo, tutti e due. Il fratello si gira verso Patrizia e fa questo gesto di gratitudine e poi gli manda un bacio e va. Il padre? Il padre va con la testa bassa, nel senso, ok. Bene, appena sono entrati, come li vedi? Cosa fanno? Cosa dicono? Allora, il fratello fa un gesto prima verso il padre, come di intesa, cioè dire che fa un gesto verso il padre è un po' esagerato, nel senso che nel portale non sono più umani, no? È l'idea dell'energia che è difficile da spiegare, però Mm, guardando la loro energia ti arrivano le informazioni di quello del gesto che fanno, no? mm, Mm. Ed è un gesto verso il padre come di intesa, come per dire adesso è tutto chiaro da qua, no? Quindi sono molto neutri. E poi ehm, verso Patrizia è come se volesse, fa questa cosa, sempre l'idea del gesto così, e mentre fa è come se illuminasse tutta la vita di Patrizia a Patrizia. È come se volesse trasmettergli, ehm, cioè come se illuminasse tutto, no? Rendendo la vita di Patrizia a Patrizia chiara, quindi dove lei può vedere veramente com'è la realtà e diventare consapevole. È quello che lui vorrebbe fare, no? mhm, Perché in maniera neutra da lì vuole farle capire che è tutto un gioco. mhm. Ecco. Mm. Va bene, li salutiamo. Mhm.
E chiudiamo il portale Aura. Elena, causa esoterica dell'Ittiosi, che in estate se ne va. Allora, mi viene proprio che c'è la separazione dalla famiglia, principalmente mamma mi fa vedere. È come se, allora vedo inverno, Patrizia, mi fa vedere la pelle rossa, tutta la pelle rossa, in eterico, e la mamma attaccata. E poi mi fa vedere Patrizia estate da sola e la pelle normale. Quindi è come un'attivazione data dalla presenza della mamma. Ma cosa voglio dire? È come se l'interferenza legata alla famiglia, che era quella del toro, ok? Legata secondo me a quell'episodio che ho visto intorno ai 4-5, dove Patrizia aveva 4-5 anni, ok? Dove Patrizia ha avuto uno scontro con la mamma di qualche genere, ok? E lì gli si è collegata questa interferenza e quindi tutte le volte che è quel periodo l'interferenza riparte, d'estate invece se ne va. Quindi agisce sulla pelle, ok? Mhm. Mm. Causa esoterica della menopausa a 42 anni. Improvvisa, definitiva. Allora, in eterico c'è questa figura maschile che è come se le avesse tagliato, mi fa vedere come se le avesse tagliato le tube. Mm, no, la parte proprio, il tubo proprio delle tube, ok? Tra l'ovaie e l'utero. È come se questa figura maschile avesse fatto due tagli netti sulle sue tube. È una specie di robot, un robot umanoide. Mhm. Sì. Ehm, allora, il posto dove la portano ancora quando fanno le abduction, comunque la portavano fino ad oggi quando le fanno le abduction, ha questi specie di questi specie di no, manovali, gli operai, tra virgolette, chirurghi che fanno questa cosa alle donne. E quindi è in questo posto circolare, come se fosse un disco enorme, una stanza a forma di disco enorme, con tanti lettini, con tante donne e questi tizi umanoidi robotici che fanno questi tagli alle tube. Sì, ma la causa esoterica? La casa esoterica è proprio come se lei avesse avuto uno shock rispetto a una figura maschile, ok? Che ha fatto sì che abbassasse tantissimo le vibrazioni e in eterico gli è stata fatta questa cosa, come se avesse avuto uno shock della serie tengo lontani gli uomini per non rischiare di avere figli. Ok, adesso non ti so dire se io adesso non so la storia di Patrizia, quindi non so se è sposata, se ha un compagno, ok, ma lì c'è stata questa figura che ha fatto sì che lei sentisse questa separazione, questo dolore e ha fatto in modo di non dover più Mi sembra che rischiare di rimanere incinta. non sei con nessuno, ma c'è stato, Patrizia, fammi solo un gesto di sì o di no, un uomo in quel periodo? Sì. Mm.
Ok. Mm. Problemi vertebrali, causa esoterica. Lì è quell'impianto, quell'enorme spillo infilato nelle vertebre. Vabbè, quindi questo impianto è utilizzato da tutte e tre le entità mentali. Direi fondamentalmente la prima è come se fosse il perno su cui poi fanno girare tutti i suoi pensieri e le parole e su cui mischiano le parole. Quindi è proprio un perno che utilizzano per far sì che lei vada in confusione. Mm, diciamo la parte fisica sul fisico fa sì che lei si senta confusa e instabile anche fisicamente. Mm? Ok. Steatosi epatica. Sì, lì è proprio l'entità mentale, la terza, quella come la spirale, non mi ricordo più il nome. Corporea. Mm. Allora, sì, allora tradotto, diciamo il senso della causa esoterica è proprio che tutte le volte che lei deve intraprendere qualcosa nel mondo esterno, ok? È come se attivasse una sua insicurezza, viene attivata da questa entità mentale, in eterico vedo proprio una corda spessa che le attraversa tutto il corpo, quindi per esempio per quanto riguarda il fegato c'è questa parte e viene attivata questa corda che crea l'accumulo di grassi nel fegato, diciamo, Mm. sì, così. E quindi e questo è. Poi vedo anche nei reni che è come se gli si formasse la sabbiolina, quindi viene proprio attivata quella parte, mm, viene attivata quella parte che diciamo in quel momento a livello emotivo agisce verso l'esterno. Ok? Quindi Mm. l'entità mentale fa sì che l'organo, come se andasse in allerta, è come se, cioè in eterico è come se c'è la luce, no, di allarme. Mm? Quindi Mhm. poi lei agisce come riesce, finita l'azione all'esterno, che lei si tranquillizza, l'allarme si spegne. E quindi ha tutti questi sintomi un po' sparsi che vanno e vengono. Visus. Allora, lì tutte le volte va e viene la vista perché è come se attivasse, eh, lei ci deve vedere chiaro, no? Non si sente sicura se non ci vede chiaro. Posso tradurlo così. Quindi, quando lei ci vede chiaro, poi va in soluzione, mm? Quindi la sua vista, i suoi occhi riparano. Ok, e nel momento in cui riparano c'è proprio un richiamo di sostanze ehm, nutritive del tessuto che deve essere ripristinato e in quel momento lì c'è tutta questa cosa che spinge sulla struttura dell'occhio e vede sfocato, vede male. È per questo che va e viene. Ok, quindi tutte le volte che lei non ci vede chiaro attiva questo meccanismo. Sì, ma perché? Perché c'è sempre la corda e la prima entità mentale, quella di livello 3, che la shakera e che la fa sentire insicura e instabile. Quindi se lei non ci vede chiaro, si sente vulnerabile, ok? Quindi attiva tutta questa parte visiva e poi quando ci vede chiaro va in soluzione. Ecco, lei parlava del lavoro e anche quando lavora di notte, no?
che lì non ci vede tanto chiaro, lì va in soluzione e quindi probabilmente perché è in un momento in cui può essere più tranquilla, più la situazione è sotto controllo e quindi va in soluzione. Durante il giorno è molto in allerta perché deve avere tutto sotto controllo. Perché? Perché ci sono queste entità mentali che la fanno sentire molto insicura. La shakerano proprio. È il suo non sentirsi adeguata, no? Patrizia, dove sta andando? Si è scelta questa famiglia, una madre anaffettiva, un rapporto probabilmente con i fratelli non idilliaco, un padre più o meno assente, tanti problemi fisici. Dove sta andando? Qual è il senso di questo tipo di esistenza? Fuori strada? Sì, è proprio legato a, fuori strada è proprio legato a questa sua insicurezza e confusione. È come se proprio tutto life motive fosse proprio questa cosa, no? Ti destabilizzo in tutti i modi. La PS ha scelto di essere destabilizzata in tutti i modi per essere centrata e sicura di sé, quindi vedere profondamente chi è e vedere che è forte da dentro, che lei può tutto da dentro. Mm? Mhm. Quindi se lei porta si sente completa dentro e porta verso l'esterno, riesce ad Mhm. andare nel senso del suo progetto che è fuori strada, nel senso con la Jeep. Ok, vado ovunque. Mm? E invece se lei porta da fuori a dentro, va nel fuoristrada, sono fuoristrada. Ok, quindi ho sbagliato la via, no? Non la trovo, non mi ritrovo, mi sono persa. Quindi lei deve diventare un outsider, non una persa, che con la sua Esatto, fuoristrada va in posti incredibili ed inspiegabili, esattamente. avventurosi. Dove va l'avventura adesso di Patrizia? Al cluster, per iniziare? Allora, adesso bellissimo perché la sua macchinina di prima l'ha trasformata in una Jeep, sai, quelle Jeep, quelle mm, da Sì. safari, Mhm. l'ha accesa e a tutto gas sta andando verso il suo cluster. Mm, mm. E il suo cluster è... ci sono tutte queste, non so se a lei piace come ambientazione, non lo so, ma sono, ogni vita è una palma, una piccola palma. E ci sono tutte queste palme che creano questo bosco che è un po' in salita, no? Proprio per far vedere che tutte le palme sono tutte le vite. Mhm. Mhm. E si gira verso di me dicendomi se non ricordo male, apro il portale definitivo e butto tutto fuori. E si ricorda bene? Si ricorda bene. Se lei vuole buttare tutto fuori, quella è la strada, quella è la via. Prego. Mhm. Ha creato un vortice d'acqua che ha preso tutte le palme e le sta buttando nel portale definitivo. Mhm. Cosa lascia qui al posto di quello che c'era prima? Mi dice lascio una torta dolce come l'amore del cuore. E se si guarda questa torta si vede proprio che sprizza questa energia potentissima che vibra alto, molto alto, la sua vibrazione. Che colore ha?
Allora, come se si muovesse, ok? E va dal verde smeraldo al viola, continua a cambiare, verde smeraldo viola. Mm. Avatar. Stranissimo perché si è presentato con una canoa, al posto della sedia c'è una canoa, lui si è sdraiato nella canoa cercando di nascondersi. Patrizia apre un altro portale definitivo e sta buttando tutto dentro, computer, canoa, tutto. Mhm. Ha chiuso il portale. Ok. Come vedi adesso, la presenza del drago, del toro, del falco, degli uomini del tempo e delle entità del secondo universo. No, non ci sono, non c'è più niente. Cosa c'è al loro posto? È tutto nuovo spazio disponibile bianco. Scambio di parole, cinque spade, spirale corporea. No, Impianti, no. tutto assente, Mhm. tutto pulito. Sì. Fuori strada, Allora, l'ha cambiato, non c'è più fuori strada, adesso c'è immensa immaginazione. perfetto. Mm. Nuova frequenza di Patrizia. Se riesce anche la vecchia perché non le avevamo Mhm. viste. Allora, era 8 miliardi, adesso è 265. Vecchia e nuova consapevolezza. 134, 169, Anima. 41, 59, Vite. 2733, 2211, Cervello. 8.7, 8.9. Come la vedi? Meglio? La vedo molto più leggera, cioè lei si sente molto più leggera, aperta. La vedo proprio che respira questa leggerezza e apertura. E quello che mi fa vedere dice: "Oh, adesso nella mia testa c'è una visione, come se mi facesse vedere quello che vede nella sua testa, ok? Questo ventaglio, ok, di possibilità di creazione di vita. Dove lei si vede, dove lei sta bene. È come se adesso si vede proprio che lei in questo momento ha proprio sentito dentro e ha trovato finalmente, lo sente dentro, lo sente reale che lei può, che è l'unica che può decidere della sua vita. È come se adesso lo sentisse veramente, no? Cioè, cavolo, adesso lo sento, lo sapeva, ma è come se non riuscisse a trovarlo dentro, no? Mm, E invece adesso la vedo proprio sbalordita da quello che ha scoperto dentro di sé, ecco. ottimo. Mm. Che messaggio vuole lasciarsi? Segui gli infiniti colori dentro di te.
e mi fa vedere che è come se lei è a casa sua, ok? E ruota su se stessa e con le braccia fa così e crea gli infiniti colori. E si sente bene, si sente benissimo, si sente serena, leggera. Mm. E, è dispiaciuta della famiglia che ha? No, un po', no, 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 dispiaciuta no, è come se già prima lo sapeva, già lo sapeva un po' che non era, come se non li sentisse, no? Della sua famiglia. Un po' di solitudine c'era, magari fino ad oggi, che magari con i ricordi potrebbe ogni tanto tornare, ok? Ma se lei è consapevole che sono ricordi, li può subito allontanare. Eh, prima c'era un po' di dispiacere di non avere una famiglia con cui confrontarsi, con cui, no? Su cui appoggiarsi, ma è più un dispiacere per l'idea di famiglia, ecco, che aveva. Mm. Messaggio. È come se vedesse adesso è come se sua sorella avesse in eterico in qualche modo percepito la forza di quello che Patrizia ha fatto, ok? E lei è come se avesse ricevuto la consapevolezza che può avere un rapporto con sua sorella in maniera più neutra. Mm. Neutra, distaccata? Distaccata nel senso senza aspettative, mm, no? Affettive da famiglia, non so come dire, no? Quindi prenderla proprio più come che potrebbe essere un bel rapporto con sua sorella per vedere l'effetto che fa. Mm. Battuta finale di lei a se stessa. Creatività in azione. Lei si lasci una canzone. Va pensiero. Un fiore. Un tulipano rosso. Un gesto d'affetto. O mi fa vedere lei che si gode un massaggio rilassante. Quindi si regala Sì, una coccola, come si sì. dice. Va bene. Mm. Ehm, Pronto a tornare? Mhm.